Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo iniziato il percorso volto alla comprensione dei metodi di datazione indipendenti elaborati da Fomenko e Nosovsky. Grazie all'elaborazione e all'applicazione di questi metodi empirico-statistici sono riusciti a misurare le anomalie e le alterazioni presenti all'interno del manuale di storia scaligeriano, che farà fondamenta alla versione generalmente accettata della storia. Era di estrema importanza da parte di Fomenko e Nosovsky elaborare questi metodi di datazione, poiché quelli consueti come la datazione al radiocarbonio, la paleografia, la dendrocronologia, la numismatica, eccetera, sono fortemente dipendenti alla cronologia scaligeriana, per cui se questa si rivela sbagliata, come abbiamo già visto, anche gli stessi metodi perdono la loro efficacia, che in fin dei conti ci sarebbe, a patto di prendere in considerazione tutte le possibili criticità, cosa che purtroppo non accade come abbiamo visto ad esempio per la datazione al radiocarbonio, dove la quantità di carbonio che viene rilasciata nell'atmosfera a causa dell'inquinamento e che si deposita sui reperti architettonici, gli oggetti, eccetera, può alterare di molto i risultati. Non vengono effettuate le calibrazioni necessarie che prendono in considerazione queste criticità, senza contare il fatto che lo stesso inventore del metodo dichiarò che il metodo non fu calibrato in modo ottimale, ma che si basarono semplicemente sulle date fornite dagli storici e stabilite a priori, poiché loro certamente ne sapevano di più sulle datazioni e non avevano nessun motivo di verificarne la correttezza. Per cui Fomenko e Nosovsky elaborarono dei metodi indipendenti alla cronologia scaligeriana che si basassero su dei principi e delle dinamiche logiche che possono verificarsi nel processo di stesura delle cronache ed in generale nel lavoro fatto dai cronisti, i cronologisti e tutti coloro che parteciparono al processo di stesura della storia sia in modo consapevole che non. Insieme alle datazioni astronomiche, questi nuovi metodi di datazione indipendenti consentono di risalire alla reale datazione degli eventi e delle fonti storiche, mostrando una cronologia inedita che mette in discussione quella scaligeriana. La volta scorsa abbiamo parlato del principio di correlazione dei picchi massimi, un metodo che consente di risalire alla datazione reale degli eventi descritti nelle cronache. Abbiamo visto inoltre, dai grafici, come questa metodologia permetta di identificare delle descrizioni più dettagliate all'interno di cronache apparentemente diverse, che si mostrano come dei picchi coincidenti nel grafico, suggerendone invece la dipendenza e quindi contemplare la possibile vicinanza tra i testi che descriverebbero gli stessi eventi avvenuti in una stessa regione, e ciò sta a significare che ci troviamo di fronte a dei duplicati all'interno della storia. Questo vuol dire che, nonostante due determinate cronache siano datate in modo diverso ed una varia rispetto all'altra nei nomi dei personaggi, dei luoghi, eccetera, perché magari è scritta in una lingua diversa, in realtà stanno descrivendo gli stessi eventi, soltanto che una di queste cronache è stata datata erroneamente o volontariamente in un modo diverso, ad esempio indietro nel tempo, facendo originare così uno slittamento che produce un allungamento artificiale della storia. Quindi, già grazie a questo metodo iniziamo ad avere dei risultati interessanti. Occorre però prendere in considerazione altri problemi di natura cronologica, come la disposizione corretta in ordine cronologico degli eventi. Inoltre, i duplicati ovviamente non si riferiscono soltanto alle fonti scritte, ma agli stessi eventi descritti, che all'interno di una stessa cronaca possono ripetersi più volte differendo soltanto nei nomi propri dei personaggi e dei luoghi descritti e in qualche altro piccolo dettaglio che ad occhio non ci fa notare la somiglianza nella descrizione. Come facciamo quindi a capire se gli eventi descritti sono disposti in ordine cronologico all'interno del testo? E come facciamo a capire se sono presenti duplicati e quindi eventi che si ripetono più volte all'interno dello stesso testo? Il principio dello smorzamento e duplicazione delle frequenze ci viene in aiuto, e come il principio di correlazione dei picchi massimi, anche questo metodo si basa su elementi quantitativi dei testi.
Se nel metodo del principio di correlazione dei picchi massimi si calcolava il volume delle pagine che compongono ogni capitolo, il numero di righe che compongono ogni pagina, eccetera, nel principio di smorzamento e duplicazione delle frequenze ci si concentra sui nomi propri citati all'interno del testo. Se nel precedente metodo abbiamo suddiviso quindi la cronaca in capitoli per anno, in questa occasione dividiamo la cronaca X presa in esame in capitoli generazione, dove ogni capitolo contiene gli eventi relativi ad una particolare determinata generazione, ad esempio di regnanti. La durata media di ogni generazione è stata calcolata da Fomenko e Nosovsky sulla base delle tavole cronologiche di Blair, come la durata media del regno di un re pari a 17,1 anni. Come si fa a capire se i capitoli generazione sono disposti nel giusto ordine cronologico all'interno del testo? Come facciamo a capire se ci sono duplicati? Come per la precedente occasione, anche questa volta abbiamo il nostro testo X, che descrive gli eventi avvenuti in un intervallo di tempo piuttosto ampio, da un certo anno A ad un anno B. Sulla base di quanto detto in precedenza, suddividiamo questo testo in capitoli generazione. Ciò significa che ogni capitolo racchiude gli eventi relativi ad una particolare generazione di regnanti. Ad esempio, ad una determinata generazione numero T di regnanti corrisponde un capitolo X di T. Possiamo supporre che in un intervallo di tempo sufficientemente ampio il cronista di turno attribuisca a personaggi diversi nomi differenti, dato che ha tutto l'interesse a non confondersi tra i vari personaggi. Inoltre, è logico pensare che prima di un certo capitolo generazione X di Q, relativo ad una generazione numero Q di regnanti, i personaggi facenti parte di questa generazione, non essendo ancora nati, non verranno per forza di cose menzionate nei capitoli precedenti. Nel capitolo X di Q, invece, il cronista deve parlare soprattutto dei personaggi di questa generazione numero Q, mentre nei capitoli successivi il cronista menzionerà sempre meno questi personaggi della generazione Q, poiché man mano che passano gli anni diminuiranno per ovvie ragioni fino a scomparire. Ora, come possiamo tradurre tutto questo graficamente? Iniziamo con il contare per ciascuna generazione il numero di volte che questa viene citata dal cronista in ogni capitolo. Da questo dato definiamo quindi K di Qt, che indica il numero di volte che la generazione Q viene citata nel capitolo numero T. A questo punto possiamo costruire il grafico posizionando sull'asse orizzontale il numero del capitolo generazione, mentre sull'asse verticale indichiamo il valore K di Qt, dove Q è fissato e rappresenta il numero della generazione presa in esame. In questo caso solo il numero T del capitolo varia, poiché mano a mano i capitoli del testo esaminati saranno diversi. Questo processo dovrà essere ripetuto per ogni generazione menzionata nel testo X preso in esame. Cosa deve accadere a questo punto? Se i capitoli generazione sono disposti nel giusto ordine cronologico, ciascun grafico K di Qt deve avere questo andamento ideale come mostrato nella figura. A sinistra del capitolo relativo alla generazione Q il grafico è uguale a 0, poiché i personaggi di questa generazione non sono ancora nati. Nel punto Q in cui si parla di questa generazione si ha un valore massimo rappresentato dal picco, mentre a destra di questa generazione Q il grafico tende via via a smorzarsi in quanto man mano che passa il tempo i personaggi di questa generazione Q verranno menzionati sempre di meno. Quindi, se i grafici K di Qt relativi a tutte le generazioni hanno un andamento simile a quello ideale in figura, allora i capitoli del testo X sono disposti in ordine cronologico. Questo principio, a sua volta, è stato verificato sperimentalmente su decine di testi storici di grandi dimensioni relativi ad eventi del XVI-XX secolo. Supponiamo ora che per una generazione Q otteniamo un grafico K di Qt con un andamento come questo in figura, dove
Nel capitolo generazione R successivo a Q, il grafico presenta un altro picco. Questo andamento è diverso da quell'ideale ed indica che i capitoli non sono disposti cronologicamente. Nel grafico relativo alla generazione R, K di RT, ha un valore costante pari a 0. Questo significa che nel capitolo generazione numero R non ci sono nomi nuovi. Quindi, il capitolo non descrive gli eventi di una generazione nuova, ma descrive eventi di una generazione precedente, e cioè la generazione Q. Da questo si evince che il capitolo generazione R è un duplicato del capitolo generazione Q e per riavere l'andamento ideale dobbiamo risistemare l'ordine dei vari capitoli e far coincidere il capitolo generazione R con quello Q. In conclusione, se nel testo X troviamo due capitoli per i quali i grafici hanno un andamento come quello mostrato in figura, allora questi due capitoli generazione sono molto probabilmente dei duplicati e quindi vengono descritti gli stessi eventi. Personaggi ed eventi descritti sono identici, si ripetono. Questo vale anche per l'identificazione di 2, 3 o più duplicati, come è stato fatto da Fomenko e Nosovsky, con il quale è stato possibile, mano a mano, risalire all'originale da cui sono stati tratti tutti i flussi dinastici e gli eventi presunti antichi, rivelatisi duplicati fantasma. Come detto in precedenza, sono stati fatti numerosi esperimenti su tanti testi storici dove sono emersi risultati molto interessanti. Ad esempio, il metodo dello smorsamento e duplicazione delle frequenze è stato applicato al testo Storia di Roma di Tito Livio. Tutti i grafici KDQT per quelle parti della storia che descrivono i periodi 750-500 a.C. e del 510-293 a.C. hanno dimostrato di essere praticamente identici ai grafici ideali. Questo vuol dire che la maggior parte dei nomi che comparivano per la prima volta nella descrizione di una generazione fatta da Tito Livio venivano menzionati più di frequente dall'autore durante la descrizione di quella specifica generazione. Poi, gradualmente, si perdevano per venire poi dimenticati. Di conseguenza, questo principio è stato confermato e l'ordine relativo dei capitoli generazione all'interno delle parti della Storia di Roma di Tito Livio era molto probabilmente cronologicamente corretto. Tuttavia, al contrario, confrontando tra loro le suddette parti indicate descriventi periodi dal 750 al 500 a.C. e dal 510 al 293 a.C., si è scoperto che il principio di smorsamento e duplicazione delle frequenze è falso, e questo ci indica che la stessa Storia di Roma di Tito Livio contiene dei duplicati e delle ripetizioni. Detta in parole povere, possiamo immaginare che inizialmente questi due periodi sono stati verificati singolarmente applicando il principio di smorsamento e duplicazione delle frequenze. Da questa verifica è emerso che il principio si è confermato nel suo grafico ideale, mostrando che gli eventi e flussi dinastici relativi ad ognuno dei due periodi seguissero un corretto ordine cronologico senza la presenza di duplicati. D'altra parte, però, quando questi due periodi sono stati confrontati insieme, sono emersi dei duplicati e delle ripetizioni negli eventi e nei personaggi facenti parte di quelle generazioni. Per comprendere a fondo questo passaggio, prendiamo come esempio i flussi dinastici con i relativi eventi dei cosiddetti secondo e terzo impero romano. Se prendiamo il singolo flusso dinastico del secondo impero romano e applichiamo il principio di smorsamento e duplicazione delle frequenze, magari noteremo un corretto ordine cronologico degli eventi e nella successione di ogni componente di quel flusso dinastico compreso in un arco di tempo dall'anno A all'anno B. La stessa cosa la osserviamo se applichiamo il principio al flusso dinastico del terzo impero romano. Presi singolarmente, applicando a loro volta il principio, questo verrebbe confermato, indicandoci che gli eventi e le generazioni dinastiche sono disposte nel giusto ordine cronologico. Ma se uniamo questi due flussi dinastici e li confrontiamo allo stesso tempo l'uno con l'altro, applicandogli il principio di smorsamento e duplicazione delle frequenze, questo ci darebbe come risultato un grafico che non soddisfa la condizione ideale.
Vedremo, come effettivamente è stato verificato da Fomenko e Nosovsky, dei duplicati, delle ripetizioni negli eventi e nelle apparenti diverse generazioni dinastiche dei rispettivi secondo e terzo impero romano, andandoci a suggerire che si sta trattando degli stessi eventi e degli stessi personaggi ma ripetuti all'interno del manuale di storia scaligeriano, anche se appartenenti ad epoche diverse. Ed è a questo punto che si è riusciti a risalire ed individuare questi duplicati. Si è compreso in questo modo che entrambi i flussi dinastici del secondo impero romano e del terzo impero romano, e ricordiamolo a sua volta del primo impero romano, sono gli stessi. Cambiano soltanto la datazione e il nome dei personaggi. Questo processo è stato fatto di volta in volta fino ad individuare per esclusione quel flusso dinastico e di relativi eventi per cui l'applicazione del principio mostrava graficamente una situazione ideale, dove prima di questa generazione originale dinastica il valore era uguale a 0, poiché prima di quel momento non veniva mai menzionata. Nel momento in cui si parlava di questa generazione, si generava un picco che nella parte destra del grafico si andava via via a smorzare, fino a scomparire man mano che per ovvi motivi, come morte dei personaggi eccetera, non se ne faceva più menzione, e questo ha permesso di sostenere l'originalità e la paternità, se possiamo dire così, di questo flusso dinastico tardo medievale da cui si sono originati tutti i riflessi antichi. Inoltre, questo principio è stato applicato alla Bibbia. Come riferimento è stata usata la divisione canonica della Bibbia in capitoli e versetti. In questo caso è stata consultata l'edizione del 1968 della Bibbia del Patriarcato di Mosca, seguita dall'edizione del Sinodo del 1912. Tra il 1974 ed il 1979, Fomenko e Nosovsky, insieme a dei loro collaboratori, hanno realizzato un enorme lavoro in cui hanno composto l'elenco completo di tutti i nomi presenti nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, che in seguito è stata divisa in 218 capitoli generazione, e per ogni generazione hanno calcolato l'andamento reale del grafico della distribuzione dei riferimenti a ogni specifica generazione presenti in ciascun capitolo. Più precisamente, l'Antico Testamento è formato da 191 capitoli generazione, mentre il Nuovo Testamento è composto dai capitoli generazione dal 192 al 218. Questo è un esempio fondamentale per l'analisi della cronologia scaligeriana. La Bibbia contiene diverse decine di migliaia di riferimenti a dei nomi. Nella Bibbia esistono 2 serie di duplicati. Ciò significa che ogni generazione descritta in Samuele 1, Samuele 2, Re 1 e Re 2 viene descritta di nuovo in Cronache 1 e Cronache 2. Il risultato è mostrato nella figura. Le concentrazioni più sostanziali delle frequenze alte sono contrassegnate dagli accumuli dei punti neri. I duplicati statistici, sia quelli precedentemente noti che nuovi scoperti per primi nell'esperimento statistico di Fomenko, si notano distintamente. Questo metodo ha rilevato e identificato con successo i duplicati presenti nella Bibbia, sia quelli già conosciuti che quelli appena scoperti. A tal proposito è importante ribadire che i metodi di datazione indipendenti elaborati da Fomenko e Nosovsky funzionano solo con caratteristiche quantitative e numeriche dei testi e quindi non richiedono degli approfondimenti sul contenuto semantico e quindi l'interpretazione soggettiva della cronaca. Si prendono in considerazione solo dati quantitativi oggettivi e si tratta di un vantaggio distintivo per i nuovi metodi, in quanto non si basano su interpretazioni soggettive dei vecchi testi che possono rivelarsi ambigue per ovvie ragioni. Questo invece è quello che accade con alcuni metodi convenzionali di datazione, che sono fortemente legati alla cronologia scaligeriana stessa. L'applicazione dei metodi statistici descritti a volte è facilitata dall'ottimo lavoro nel rivelare frammenti ripetitivi del testo già esibiti dai commentatori, e questo avviene in molti testi storici. Il termine ripetizione può riguardare un nome, così come la descrizione di un certo evento, eccetera. Nella Bibbia, ad esempio, si ripetono molte volte le stesse descrizioni, elenchi di nomi,
formule religiose identiche e così via, che sono state tutte scoperte da molto tempo, sistematizzate e assemblate nel cosiddetto apparato parallelo, e cioè accanto a determinati versetti, dove ci sono dei riferimenti a versetti dello stesso o di un altro libro della Bibbia che sono considerati delle ripetizioni o dei veri e propri parallelismi. Se il testo storico X sotto esame ha un apparato del genere o simile, si può applicare questo metodo di rilevamento di duplicati che considera i frammenti ripetitivi come dei nomi ripetitivi. Quindi, ricapitolando, è stata analizzata la Bibbia, in ogni suo libro, sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento, ed è stata suddivisa in 218 capitoli generazione, che sono stati numerati in modo che seguissero la sequenza canonica dei libri nella Bibbia. Inoltre, si sa già in anticipo che l'apparato delle ripetizioni o parallelismi nella Bibbia contiene circa 20.000 versetti ripetitivi. Per ogni capitolo generazione di versetti, in questo caso indicati con il coefficiente x di q, è stato calcolato il numero di versetti che non sono mai comparsi nei precedenti capitoli della Bibbia, indicati dal coefficiente x di t, vale a dire i versetti che sono apparsi per la prima volta soltanto nell'apposito capitolo generazione di versetti x di q. La quantità di questi versetti x di q è indicata attraverso il coefficiente p di qq. Successivamente è stato calcolato quanto spesso si ripetono questi versetti nei successivi capitoli generazione x di t e indichiamo con p di qt i numeri ottenuti. Fatto questo, sono stati tracciati tutti i 218 grafici di frequenza p di qt. Questi grafici si differenziano da quelli precedenti indicati da k di qt solo per i versetti che in questo caso sono stati presi al posto dei nomi e quindi si è presa in considerazione la ripetizione dei versetti anziché dei nomi. I versetti che non sono ripetizioni dello stesso di qualche altro versetto vengono qui esaminati come fossero dei nomi diversi. Di conseguenza, se i capitoli generazione hanno un corretto ordine cronologico e non sono presenti dei duplicati, i grafici di frequenza delle ripetizioni dei versetti p di qt devono avere la forma approssimativa del grafico ideale di smorsamento come mostrato in figura. Questo perché, come nel caso dell'utilizzo dei nomi, il cronista che parla degli eventi della generazione Q, stabilito che l'ordine degli eventi descritti sia corretto, non riporterà nulla di questi eventi nei capitoli precedenti al capitolo generazione Q, dal momento che questi eventi non sono ancora accaduti. Nel momento in cui parla invece degli eventi relativi alla specifica generazione Q, sarà presente un picco, mentre nei capitoli successivi il picco andrà via via a smorzarsi, poiché il cronista ricorderà ancor meno di frequente gli eventi della specifica generazione Q. Di conseguenza, ripetiamola ancora una volta perché non fa mai male, un grafico di frequenza cronologicamente corretto dovrà avere il massimo assoluto al punto Q o qualsiasi lettera si attribuisca ad un capitolo generazione specifico, poi a 0 a sinistra di Q e svanire uniformemente a destra di Q. Il test sperimentale eseguito da Fomenko e Nosovsky e la loro equipe ha confermato il principio di smorsamento della frequenza per tutti i frammenti della Bibbia elencati di seguito. Genesi capitoli dall'1 al 5, Genesi capitoli dal 6 al 10, Genesi capitolo 11, Genesi capitoli dal 12 al 38, Genesi capitoli dal 39 al 50, più Esodo, più Levitico, più Numeri, più Deuteronomio, più Giosuè, più Giudici capitoli dall'1 al 18, Giudici capitoli dal 19 al 21, più Rut, più 1-2 Samuele, più 1 Re, più 2 Re, capitoli dall'1 al 23, 1 e 2 Cronache, più Esdra, più Neemia. Dall'esperimento è risultato che i grafici di frequenza P di QT per ciascuno dei testi della Bibbia sopra menzionati e osservabili in figura avevano la forma del grafico teorico di smorsamento ideale e questo vuol dire che viene confermato per tutti i casi indicati. Inoltre, l'ordine dei capitoli generazione in ciascuno dei suddetti testi è più o meno corretto dal punto di vista cronologico, senza alcun sostanziale duplicato all'interno. Quindi, internamente a ciascun capitolo generazione non sono stati trovati duplicati sostanziali, ma la cosa cambia nel momento in cui si confrontano tra di loro i vari capitoli generazione relativi ai libri della Bibbia.
Se tutti i capitoli generazione della cronaca fossero generalmente numerati, si potrebbero correttamente rivelare i duplicati presenti tra di loro, tracciando i grafici PDQT di ripetizione dei versetti. Se i due capitoli generazione XDQ e XDR fossero duplicati, i loro grafici di frequenza PDQT e PDRT dovrebbero avere la forma non ideale come presentata in figura. Questa procedura è stata testata sperimentalmente per l'esempio che abbiamo descritto finora e sono emersi duplicati tra i libri 1-2 Samuele più 1-2 Re e Cronache 1-2. Ciò significa che i capitoli di Samuele 1-2 e Re 1-2 si ripetono nuovamente in Cronache 1-2, che in questo caso si rivela essere un duplicato. Questo lo possiamo notare con più precisione andando ad osservare questa immagine. Questa linea B rappresenta il risultato ottenuto dall'applicazione della procedura di rilevamento di duplicati alla Bibbia sulla base dei grafici di frequenza KDQT e PDQT, che corrispondono rispettivamente ai libri dell'Antico Testamento dalla Genesi a Ester. Questa linea convenzionale ci mostra che l'intera parte dell'Antico Testamento è composta da diversi pezzi, e cioè T, K, N, P, R, S, A. Nell'immagine mostrata potete osservare a quali capitoli corrispondono le varie lettere. Questi pezzi, però, come vediamo, si ripetono diverse volte e sono installati in diversi posti del canone biblico e conducono alla lunga cronaca che si traduce nella linea B mostrata in figura. In altre parole, molti pezzi dell'Antico Testamento indicati nella cronaca rappresentata dalla linea B descrivono gli stessi eventi. Quindi, le lettere che osservate e che si ripetono rappresentano i duplicati presenti nell'Antico Testamento e come potete osservare sono molti. Questo fatto contraddice pesantemente la cronologia di Scaligero, secondo la quale i diversi libri della Bibbia, eccetto Samuele 1-2, Re 1-2 e Cronache 1-2, descrivono eventi differenti. Ecco, non è così. Oltre alla sequenza dei frammenti TRTSA, alla fine della cronaca rappresentata dalla linea B, questa viene ripetutamente descritta in Cronache 1-2. Queste ultime due serie di duplicati sono gli unici ad essere già conosciuti, gli altri duplicati presentati sopra non erano invece ancora conosciuti. In conclusione, vi invito ad approfondire maggiormente l'argomento, studiando il primo volume della collana in 7 tomi di History, Fiction or Science, dove ci sono tutti i dettagli che in questo caso, per evitare di appesantire ulteriormente la trattazione, ho deciso di non trattare. In questo caso ho riportato il concetto fondamentale emerso dai risultati dell'applicazione del principio di smorzamento e duplicazione delle frequenze alla Bibbia in ogni suo libro. Al netto di tutto ciò, quindi, possiamo affermare che la cronologia scaligeriana dei libri del Vecchio e Nuovo Testamento della Bibbia è errata. Per ottenere una sequenza cronologicamente corretta dei capitoli generazione biblici dall'1 al 218 è necessario mescolare in un certo ordine i capitoli generazione dall'1 al 191, e cioè dell'Antico Testamento, e i capitoli dal 192 al 218 del Nuovo Testamento. Ciò significa che i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento dovrebbero essere mescolati ed incastrati tra loro come i denti di due pettini. Una volta effettuato questo riordinamento e identificato i duplicati, è stato scoperto che nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento le matrici KDT e PDT si smorzano quasi idealmente. Questo sta ad indicare che molto probabilmente i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento furono creati più o meno contemporaneamente e all'interno della stessa epoca storica. Fu solo più tardi che la cronologia di Scaligero li allontanò arbitrariamente l'uno dall'altro di molte centinaia di anni, gettandoli nel passato più profondo. Inoltre, alcuni libri del Nuovo Testamento furono creati molto probabilmente prima di quelli dell'Antico Testamento. E questo sconvolge ulteriormente la cronologia scaligeriana e la storia in generale. E ricordiamo che la versione scaligeriana ci assicura che l'Antico Testamento venne presumibilmente creato parecchi secoli prima del Nuovo Testamento. In un altro video vedremo che non è assolutamente così. Amici, sono consapevole che non è semplice e per certi versi anche abbastanza pesante seguire tutti questi dati e spiegazioni,
ma è necessario per prendere consapevolezza nel modo più profondo possibile dei problemi della storia e capire come è stato possibile far emergere le anomalie e le alterazioni che ci hanno restituito una storia alterata e artificialmente allungata. Non è facile nemmeno per me cercare di impostare il discorso nel modo più semplice possibile, di modo che sia comprensibile a tutti, ed ho cercato il più possibile di tagliare le parti tecniche laddove possibile, ma a volte è necessario riportarle per non snaturare il discorso. Per cui armiamoci di pazienza e se necessario insistiamo, riguardate il video più volte se necessario, pezzo per pezzo, e vedrete che poco a poco il tutto diverrà sempre più chiaro. Grazie infinite per aver guardato il video, quindi lasciate un mi piace per aiutare il canale a crescere, commentate ed iscrivetevi se non lo avete ancora fatto azionando la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!